Ciao a tutti e bentornati al canale delle recensioni. Oggi siamo qua per provare un nuovo frigorifero 12-24 volt a compressore. Mi è stato inviato dalla Croac, questo è il Croac LM21. Come vi dicevo, un frigorifero da auto, da barca, da camper, da baita, quello che volete insomma. C'è di diverse taglie, questa è la versione da 21 litri e fa parte di questa categoria di frigoriferi che funzionano per l'appunto 12-24 volte a compressore. Sono frigoriferi che utilizzo già da diverso tempo, me ne serviva uno da auto e questa è la taglia perfetta, 21 litri, è la taglia un pochino più piccola e ci sta dentro quello che serve per 2-3 giorni di viaggio in auto e anche per conservare magari la spesa, il gelato quando andate a fare la spesa, restate in giro e dovete tenere le cose in macchina. Quali sono i vantaggi di questi frigoriferi? Sono il bassissimo consumo e la velocità di raffreddamento e l'efficienza complessiva del funzionamento del sistema. Il funzionamento è come quello dei frigoriferi di casa, quindi compressore, può funzionare sia con la presa accendisigari dell'auto che con una power station, pannelli fotovoltaici e così via. Super efficienti, non consumano veramente niente e raggiungono la temperatura in pochissimo tempo. Teoricamente, diciamo, dalla temperatura ambiente ai 0 gradi dovrebbe metterci un quarto d'ora. Adesso andiamo a fare un test con l'orologio, inserisco l'orologio e vediamo in quanto tempo riesce a scendere la temperatura. Comunque vi posso dire che se non è un quarto d'ora poco cambia, comunque è molto rapido. Questo frigorifero è anche molto carino esteticamente, devo dire, mi piace molto. Ha una maniglia per l'apertura, una luce LED interna per illuminare l'interno del frigorifero anche di notte, due maniglie laterali e sopra abbiamo una base puntinata, quindi abbastanza ruvida, che fa grip, dove possiamo anche appoggiarci delle cose, quindi possiamo anche potenzialmente utilizzarlo come tavolino. Il display digitale ha tutte le funzioni per la regolazione della temperatura, che può arrivare fino ai meno 20 gradi se non erro, quindi funziona anche proprio come piccolo congelatore. Ci sono delle preimpostazioni in base all'utilizzo che ne dovete fare, oppure potete utilizzare un'impostazione manuale. Impostazione di funzionamento eco, che raggiunge la temperatura in modo un po' più lento ma facendovi consumare energia, oppure quella alla massima potenza, che per l'appunto raggiunge la temperatura in un quarto d'ora. Il display, le regolazioni sono touch, c'è anche la possibilità di bloccare la temperatura in modo da evitare di cambiare le regolazioni in corso d'opera sfiorando il touch, ed è un frigorifero incredibilmente silenzioso. Adesso andiamo a fare due prove, ci mettiamo dentro anche qualche lattina per vedere un pochino, renderci conto di quanto spazio abbiamo a disposizione e poi traiamo le nostre conclusioni. Allora, abbiamo una temperatura di 23 gradi alle 11:05. Ora andiamo a inserire il termometro all'interno del frigo. Colleghiamo. Ho fatto partire un'impostazione a meno 18 gradi, vediamo di farlo andare proprio alla massima potenza. Aspettiamo un quarto d'ora e vediamo a che temperatura siamo arrivati. In questo momento è partito il compressore, vi faccio sentire proprio il rumore del compressore, che è quasi inesistente, avvicino moltissimo il microfono. Quindi frigorifero silenziosissimo. Vi mostro anche rapidamente il display. Come vedete qua ci sono le indicazioni, massima potenza, il lucchetto che segna la chiusura, il simbolo della refrigerazione. Adesso è in modalità manuale perché ho impostato io. Intanto sblocchiamolo.
ho impostato io addirittura una temperatura inferiore ai 18 gradi, sono andato a meno 20 proprio per farvi vedere che può arrivare anche a meno 20. Quindi regolazioni tramite schermo touch, impostazioni eco, massima, si può cambiare da gradi centigradi a Celsius ovviamente. Queste sono le preimpostazioni, quindi abbiamo una a meno 18, una a meno 10 per il gelato, una a 5 che ci segna con la frutta, 10 gradi per esempio per i vini, gli spumanti e così via. E poi abbiamo l'impostazione manuale che noi adesso andiamo a mettere a meno 20 gradi. È passato un quarto d'ora, vediamo a che temperatura siamo arrivati. Il fornitore ci dice che saremmo dovuti essere a 0 gradi adesso. Secondo me le sue previsioni sono un po' troppo ottimistiche, ma verifichiamo. In questo momento ci sono 16 gradi. Sta calando molto rapidamente adesso perché sul display leggo 13, quindi diciamo che da adesso il processo di raffreddamento si sta velocizzando e in modo esponenziale, quindi probabilmente non sono 15 minuti, saranno 20-25 minuti. Come vi dicevo, funziona tranquillamente anche con una piccolissima power station. Qua abbiamo una di quelle proprio più piccole, meno potenti, quindi non servono grandi potenze per far funzionare questo frigorifero. Vediamo che ha un assorbimento in questo momento di 24 watt. Il compressore sta viaggiando, assorbe 24 watt, è praticamente un consumo irrisorio, veramente ridicolo. Adesso siamo a 9 gradi, la temperatura sta scendendo. Io ve l'avevo detto, ce lo vendono con una temperatura di raffreddamento di un quarto d'ora per arrivare ai 0 gradi. In realtà consideriamo una mezz'oretta, ma non è questo che fa la differenza nel funzionamento di un frigorifero. Comunque adesso andiamo a verificare un attimino la capacità di carico, prendiamo un po' di lattine e la inseriamo dentro, così ci rendiamo conto di quanto spazio ha anche la versione da 21 litri. Andiamo a caricare qualche lattina. 3, 4, 6, 7, 8, 9. Siamo 8, 16 sicuro ci stanno, probabilmente ci sta anche, sì, ci possono stare 8, 16, 24 lattine da mezzo litro, giusto per darvi un'idea della capacità dello spazio a disposizione. Allora, sono le 11:31, siamo a 7 gradi, però vi posso dire che le pareti interne sono già brinate, quindi effettivamente quello che intendono loro con il quarto d'ora per raggiungere la temperatura non è la temperatura del termostato, ma forse la temperatura delle pareti. La temperatura delle pareti è in grado di raggiungere gli 0 gradi in un quarto d'ora, perché per essere già ghiacciato evidentemente è così. Quindi il frigorifero è già gelido, quindi sono passati 25 minuti e funziona molto bene, diciamo. Adesso non stiamo lì a guardare il minuto, che per me è del tutto irrilevante. Ma eccoci al momento delle conclusioni. Cosa possiamo dire su questo frigorifero? Frigorifero molto bello esteticamente, molto performante, prezzo sta qualcosa sotto i 200 euro, quindi ci sta per un frigorifero che comunque 12 volt, 24 volt a compressore, misura perfetta per la macchina, 21 litri, ci sta quello che serve,
quindi secondo me è un frigorifero assolutamente promosso. Vi lascio tutti i link in descrizione, controllate sempre se ci sono eventuali codici di sconto. Vi ricordo di iscrivervi al canale, ci vediamo al prossimo video, un saluto a tutti, ciao da Luca, alla prossima!